Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, è giovedì mattina del 27 luglio del 2023, un obbligo di riscatto molto molto denso oggi perché ci sono arrivi di ieri, probabili arrivi del futuro, c'è una partita da giocare nel prossimissimo futuro, già questa notte, o meglio domani mattina, a Los Angeles c'è Juve-Milan, ne parleremo, delle probabili e quant'altro, con Enrico Boiani. Proprio lui. Ciao, buongiorno a tutti. C'è una partita da giocare e c'è un like da mettere a questo video. Ricordatevi, forza, mettete mi piace se vi va, come sempre, di supportarci in modo gratuito, rapido, basta cliccare mi piace. Arriviamo a 1000 like, 1500, 2000, 3000, 10.000, 20 più 8 milioni di like, che è la cifra di Ciukwueze. Insomma, decidete voi quanti like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per tutte le notifiche, lasciateci un commento qua sotto sulla formazione, il mercato in uscita, gli arrivi, Ciukwueze, quello che volete, quindi scrivete un commento qua sotto e condividete la diretta se vi va con i vostri amici tifosi del Milan e non solo. A posto? Sì, avranno Perfetto. skippato, tanto ormai sanno quando io parto skippano di 1 minuto, non saprete che adesso che avete ricollegato io ho detto che compriamo tra 5 giorni, quindi tornate indietro che lo sentite. Va bene, scherzi a parte. No, davvero, ci dà una grande mano. Lo so che magari può essere noioso sentirselo dire tutte le mattine, ma ci dà veramente una grossa mano, come ce la possono dare questi due signori qui. Un diavolo a tutta velocità. Più che una mano ci danno il braccio anche, tutto. Ciukwueze, Sì. Leao, più sprint e gol. Il nuovo Milan mette le ali. I rossoneri non sfonderanno più solamente a sinistra con Rafa. Pioli vuole accerchiare gli avversari dai due lati. Il nigeriano con i compagni ad agosto. Poi, insomma, vengono fatti un po' dei paralleli sulla velocità massima, sui dribbling tentati e riusciti, e più o meno siamo lì, insomma, per entrambi. Rafa un po' meglio, ma vabbè, insomma, che Rafa sia un po' meglio in generale lo dice il campo, però gli abbiamo messo un fratello piccolo, cioè diciamo che quantomeno è parente, ecco, rispetto agli anni scorsi dove Rafa era un po' figlio unico. Sì, anche perché se non sbaglio poi hanno la stessa età, sono tutti e 2 del 99 se non Sì. dico una scemenza. Quindi io te l'ho detto, dal punto di vista del reparto offensivo è stato fatto veramente un grande lavoro per quanto riguarda il reparto degli esterni, dell'attacco in generale, cioè una partita in cui partono titolari Leao e Ciukwueze e ti tengono lì tutta la partita, raddoppi uno, c'è l'altro libero, raddoppi l'altro, c'è quello di prima libero. E poi al 70°, 60°, 55°, 80°, scegli tu il minuto, entrano Okafor e Pulisic, cioè è veramente un altro livello rispetto al reparto Sì. offensivo dell'anno scorso, che con tutto il bene partivi con titolare Messias, entrava Salmacher, oppure partivi con Diaz, entrava Messias, oppure giocavi addirittura con Messias e Diaz e non rendevano. Quindi un lavoro incredibile da quel punto di vista lì, per le fasce è stato fatto. Io credo che alla lunga i due soggetti in questione diventeranno i titolari, si prenderanno le rispettive fasce, contando però che la competizione è alta, perché vai a prendere Okafor che di qualità ne ha ed è ancora più giovane, vai a prendere Pulisic che invece ha Mm. molta esperienza, ha già fatto vedere cose interessanti in questo precampionato. Quindi, ripeto, la qualità c'è, Pioli chiede sempre qualità, la qualità adesso ce l'ha in mano, ce l'ha in campo, ce l'ha anche nelle alternative, cosa che abbiamo recriminato in passato e che adesso credo che non possiamo più recriminare dal punto di vista offensivo. È chiaro che forse a centrocampo qualcosina manca, non solo in termini proprio di numerici, cioè Mm. è ovvio che se arriva Musa sei ancora più coperto, forse anche in termini di qualità, soprattutto davanti alla difesa, qualcosina rischia di mancare e hai comunque le incognite Loftus-Cheek e Reinders, però
però ecco, diciamo che sei più tranquillo in attacco. Sì, 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 nettamente rispetto all'anno scorso, diciamo che le alternative in attacco non mancano, tant'è che questa sera non giocheranno né Chukwueze né Okafor, cioè i nuovi due acquisti del Milan, gli ultimi due in ordine di tempo arrivati. La vediamo la formazione di questa sera, in realtà è questa mattina, è un sera là, perché si gioca alle 19:30 di Los Angeles, ma alle 4:30 del mattino italiane. Quindi questa notte, se volete andare a dormire presto, vi svegliate alle 4:30, oppure tirate dritto, oppure la recuperate, insomma, alle 4:30 di questa mattina, cioè di domani mattina, c'è Juventus-Milan, con il Milan quasi titolare, con Maignan in porta, Teo Tomori, Ciao e Calabria in difesa, è della formazione titolare, con Krunic, Loftus-Cheek e Reinders, e al netto nel caso di un nuovo arrivo a centrocampo è la formazione titolare, con Leao a sinistra e Giroud davanti è la formazione titolare, con Pulisic a destra, che è forse l'unico che insieme a Chukwueze è quello che si combatte un pochino più il posto. Per il resto è praticamente il Milan al completo, già pronto per testarsi in vista di Bologna, Torino, Roma, eccetera, eccetera, eccetera. L'inizio del nostro campionato si gioca al Dignity Health Sport Park di Carson, Los Angeles. Buonanotte a tutti, non so come dire, buona mattina, buon risveglio. Prima di andarli a commentare i nostri, vi leggo velocemente anche la probabile della Juve, con Szczesny in porta, Gatti, Bremer e Danilo in difesa, UEA, McKennie, Locatelli, Miretti e Cambiaso a centrocampo. Le due punte saranno Chiesa e Ken. Henry, invece questi sono i nostri, praticamente iniziamo a fare le prove generali. Sì, prove generali per credo la partita contro il Bologna. È ovvio che ancora mancano un pochino di amichevoli per il Milan, perché c'è il trofeo Berlusconi, perché ci sarà poi l'appuntamento, se tutto va come deve andare, col Barcellona in teoria. Credo ci sia anche un altro appuntamento proprio prima della partita contro il Bologna. Però questa è la formazione titolare ad oggi. Sì, possiamo pensare a un Kalulu in difesa, possiamo pensare all'arrivo di Musa, che in base a dove vorrà essere schierato potrebbe impensierire Krunic. Possiamo pensare allo stesso Chukwueze, che come ho detto prima alla lunga per me diventerà il titolare sulla destra, però questa è la formazione titolare. Già ieri sono state fatte delle prove generali in questo senso. C'è una bella azione con un gol di Pulisic sviluppata come nostro solito, diciamo, ovvero scambi tra Teo Leao e Giroud sulla sinistra, con Leao che apparecchia poi per Pulisic dall'altro lato, e Pulisic segna. Se guardate i video degli allenamenti qualcosa dovreste ritrovare, e quindi sì, sono i titolari. Stasera, secondo me, stanotte, insomma, inizieremo già a vedere qualcosina in più rispetto alla primissima sgambata, che era veramente niente con la Lumezzane, e anche rispetto alla partita col Real, in cui comunque i titolari sono entrati tardi, ed era comunque la prima vera volta in cui giocavano e uscivano sul campo in maniera para-ufficiale, ecco, comunque in amichevole un po' più seria. Questa sera, questa notte, giocano dall'inizio, giocano con la Juve, che è una partita comunque sempre bella da vincere, e anche nei nuovi, ti direi, perché Okafor potremmo vederlo, perché vediamo Reinders dal primo minuto, insomma tanti spunti interessanti questa notte. E quindi buon risveglio a chi si sveglierà, oppure buona tirata, insomma, per chi andrà dritto per Tu dritto fino cosa alle farai? 4:30. Tirerai o ti sveglierai? O nulla, No, nessuna delle no, due? no, non tiro dritto, anche perché sennò venerdì pelle rossonera lo faccio con gli stuzzicadenti agli Hai occhi, una quindi certa età ormai. io ho una certa età. Assolutamente sì. Parliamo di mercato, Henry. Sì. Perché abbiamo detto delle entrate, dei due esterni, degli esterni, della batteria esterni che comunque già
è già chiusa e a questo punto, carissimo, dobbiamo parlare di ciò. Perché? Notizie di tarda mattinata di ieri, gli inglesi diventano comunitari, quindi i rossoneri sorridono perché avevano preso nel mercato proprio un extracomunitario inglese che è diventato comunitario. Quindi Loftus-Cheek non è più da considerarsi nei due a disposizione del mercato per la quota extracomunitari, diventa comunitario, libera il posto, uno viene preso da Chukwueze e l'altro è quindi libero. Ho visto un po' di confusione. Tomori, sì, diventa comunitario, ma non è che ci danno 3 posti extracomunitari nel No. mercato, sempre 2 rimangono. Anzi, per paradosso, è un problema, tra virgolette, molto tra virgolette, perché se dovessi vendere Tomori, lo vendi da comunitario, quindi in un prossimo futuro, se per caso dovessi vendere per far spazio a, lo vendi da comunitario, ma vabbè, è un finto problema, ovviamente. E a questo punto Henry si riapre un po' tutto quanto. Abbiamo passato 2 mesi a fare Sì. tutti i discorsi col bilancino, entra quello, esce quell'altro, entra quello, e allora se prendiamo lui l'altro non può arrivare, eccetera, eccetera. Si riapre un po', soprattutto per l'attaccante, il discorso extracomunitario. Perché? Perché ho visto ieri, sull'onda anche dell'emotività, diciamo così, c'era la voglia di andare a chiudere Kamada, per povero, cioè, ci aveva aspettato per settimane e settimane, ma non sarà così, ma più che altro perché, non tanto perché non piace più, ma perché non ne abbiamo più bisogno, è brutto da dire, però le mezzale il Milan le ha. Al massimo, se deve prendere un centrocampista, non deve prendere una mezzala, Parra, giocatore che può andare anche in tre quarti, deve prendere tutt'altro centrocampista. Quindi no, Kamada. Il posto d'extracomunitario probabilmente invece andrà ad appannaggio della punta. Ieri è uscito questo nome qui, quello di Elio Velis, 19enne del Rosario Central, punta vera, classica, perché vi faccio anche vedere le caratteristiche, è veramente una punta diciamo, centrale di 1,86, quindi comunque anche discretamente piazzato, 19enne, molto giovane, tant'è che questa è la sua vera prima stagione da titolare a Rosario Central, dove ha fatto 22 partite, 11 gol e un assist, comunque è bene che il campionato argentino, però insomma sempre 11 gol a 19 anni ha fatto. Questa è un po' la scheda di questa stagione. Il contratto ovviamente scade molto, molto in là. Il Rosario Central, dai rumors che arrivano dall'Argentina, deve vendere per una questione economica. È un po' non messo benissimo e quindi ha bisogno di cedere qualcuno. È ovvio che questo giocatore sia la sua valvola, diciamo, di sfogo, il salvataggio finale per non avere problemi economici. Il Toro, secondo quanto scritto Tutto Sport, aveva proposto un affare da 6 milioni, il presidente del Rosario Centrale ha già detto che no, 6 non se ne parla, ma non ha detto non è in vendita, ha detto ma aspettiamo un'offerta migliore. Chissà se il Milan, perché il Milan piace parecchio, il ragazzo si mette nell'ordine di idee di prendere Velis, che sarebbe a questo punto l'altra punta insieme a Giroud. Sì. Io lo Allora, so io già non che lo qua sotto conosco, nei cioè io commenti sapete leggerò, che ma non sarebbe meglio tenersi Colombo a questo punto? magari pensi che questo ragazzo possa essere un po' più pronto di Colombo e Esattamente. vuoi far crescere Colombo dandogli spazio. Non lo so onestamente. Allora, lo conosco veramente poco, anzi non lo conosco, devo essere molto onesto. Sapete che quando conosco un giocatore, quando l'ho visto per motivi di lavoro, per altro, mi sbilancio, ne parlo, elenco le caratteristiche. Qui direi, cioè, sarebbe un salto nel vuoto e non sarebbe neanche giusto. Cioè, non lo conosco minimamente come giocatore, recupererò magari dei video, utilizzeremo Y Scout, magari troveremo il modo
di capire meglio di che giocatore si tratta, è difficile dirlo in questo momento, è difficile parlarne. Sicuro è, Simo, che l'idea della punta non muore, cioè non arrivano messaggi di no, per l'attacco basta, dopo Chukwueze siamo a posto. No, guarda, abbiamo Giroud, Okafor, c'è Colombo, abbiamo qualcun altro che alla bisogna può fare la punta, cioè non vengono chiusi completamente i cancelli, le porte, i portoni per quanto riguarda un nuovo attaccante come vice Giroud. Anche perché se escludiamo Rebic e Origi per ovvi motivi che presumo che entrambi lasceranno il Milan, Messias e Salmacher pure per altri motivi, ti direi, perché magari Salmacher potrebbe anche rimanere, non lo so, a fare da jolly nella tre quarti, però c'è anche Romero, eccetera, eccetera. Il gioco delle coppie potrebbe essere presto fatto, ovvero Leao e Okafor a sinistra, Chukwueze e Pulisic a destra, con un Romero, ipotizzo come jolly, e davanti resterebbe di nuovo solo Giroud con Colombo. Una punta in questo senso, è vero che puoi utilizzare anche Okafor, ma potresti doverla andare a prendere. Sempre se tutti gli altri giocatori escono, perché non è che possiamo avere 15 attaccanti in rosa, suppongo. E quindi vedremo, è sicuramente un giocatore che dai numeri che ha è interessante, perché a 19 anni 11 gol in un campionato comunque che all'interno di se stesso, tra virgolette, è anche abbastanza competitivo, e vedremo. Io penso che l'attaccante sarà questione di seconda parte di agosto, comunque in una parte finale del mercato, non sarà della prossima settimana, ecco, questo no. Anche perché nelle prossime settimane bisogna per forza riuscire a piazzare Rebic e Origi. Se Rebic è più vicino al Besiktas, ma fin quando non si accordano sull'ingaggio non se ne fa nulla, il prestito di Rebic, perché questo si tratta di prestito secco, di uno dei 2 anni che rimangono di contratto, quindi Rebic lo passerebbe a Istanbul. L'altro è Origi, che al massimo in questo momento o ha qualche squadra di media-bassa classifica della Premier che si è interessata, o addirittura il campionato arabo. Quindi tutt'altra prospettiva di carriera. Dipende anche un po' da lui. Vedo che Gazzetta continua a riportare ad lì, non c'è solo Lille, anche Siviglia e Eintracht hanno chiesto informazioni, ma su Adli siamo veramente ancora alla richiesta di informazioni. Non c'è un'offerta ancora ufficiale per Yassin, che invece è in tournée negli Stati Uniti. Diciamo così, primo passo, bisogna cercare di cedere i 2 attaccanti, per forza. Poi si penserà in un secondo momento all'attaccante in arrivo, e io ti dirò, non escludo nemmeno che quando il Porto capirà che a 2-3 settimane dalla fine del mercato Taremi, che non ha un contratto lungo col Porto, Scade l'anno prossimo. esattamente, potrebbe partire, smette di chiedere quei 20 milioni che il Milan per un 31enne non darà mai, e magari chiede qualcosa di meno che almeno potrebbe quindi interessare mettere sul mercato. Ma ne Sì, parliamo, come detto, in tra qualche tutto settimana. ciò, nel capitolo uscite, io vorrei capire anche Mm. cosa succederà sulla fascia di destra, cioè sono veramente tanti ad oggi, se fai il conto. Cioè, Sì, cioè, anche lo stesso Salmacher, se non si ricicla un po' mezzala barra terzino, in alto a destra ci sono Chukwueze, Pulisic e Romero, oltre a lui. e Messias. Sì, ecco, Messias non lo conto proprio perché invece lui, cioè, non ce lo vedo a fare né il terzino e onestamente nemmeno troppo Appunto, la cioè, mezzala. anche L'ho le visto una cessioni, poi volta nel Messias si è derby pure quest'anno e mi è infortunato, bastato. cioè Messias si è pure infortunato, Salmacher è un giocatore che o si ricicla come dici tu o davanti è tutto chiuso, ma con tutto il bene che possiamo volergli è una qualità diversa, o cioè sono altri 2 giocatori come minimo da piazzare oltre a Rebic e Sì. Origi.
più va di lì. Cioè, la questione delle cessioni non è banale, e potrebbe toglierci Assolutamente. più tempo del previsto. Harry, siamo arrivati in chiusura. Noi ci ritroviamo tra poco per Chiama Milan delle 11, poi alle 13 c'è Lunch, 16 Talk e 19 Filo Rossonero. Un giovedì normale, finalmente, dopo che ieri insomma siamo un po' rimbalzati di qua e di là tra Madonnina, idoneità e quant'altro. Stamattina seguite sui nostri social perché magari o è già ufficiale o sta per diventare ufficiale o magari se lo vedete subito alle 10 dovete aspettare qualche minutino in più, diventerà ufficiale Samuel Chukwueze per Che, la tra firma parentesi, sul contratto. iper sorridente, iper bello, iper vestito bene. Ciao Henry. Ciao, ciao, mi raccomando, like, commento, condivisione, iscrizione, campanella. Ricordatevi tutti i passaggi, vi voglio bene. Ciao.